Dissodando questo piccolo pezzo di terreno e cercando di rimuovere questo ceppo, ho pensato a diverse cose. Ho pensato ai primi alpigiani. Pensate quando gli alpeggi non esistevano e gli alpigiani erano dei coloni che venivano a dissodare e a disboscare parti di questi boschi di montagna senza alcun attrezzo tecnologico, quindi facendo tutto a mano. Pensate che fatica colossale doveva essere. Io oggi ci sto mettendo una giornata intera per dissodare questo pezzettino di terreno che oltretutto era già in passato già stato lavorato. Questo è un piccolo ceppo, quindi fondamentalmente è un lavoretto, eppure è molto molto faticoso. Questo ci fa capire anche proprio le differenze tra la società di un tempo e quella di oggi, cioè oggi ci interroghiamo perché non si fanno i figli, per esempio. Una volta i figli servivano a questo, cioè non era un concetto molto romantico il mettere al mondo dei figli. I figli erano una necessità reale. I figli erano braccia che dovevano lavorare la terra e servivano per l'appunto per creare situazioni di sostentamento e per poter lavorare fondamentalmente. Io sto usando un po' di forza manuale e un po' di forza anche data dalla tecnologia. Come vedete utilizzo elettroutensili a batteria alimentati dal fotovoltaico, quindi non sto portando su una tanica di benzina da diverso tempo, e devo dire che non capisco veramente come mai c'è questo pregiudizio anche nei confronti dell'utilizzo di una nuova tecnologia in montagna. Sapete, delle volte, e soprattutto con l'ultimo video, mi è capitato di perdere molti iscritti ed essere anche in un certo senso bullizzato, che poi alla fine, diciamocelo chiaramente, a me non me ne frega niente, cioè per me potete dire quello che volete, tanto io vado avanti sempre per la mia strada. Come se il montanaro dovesse essere una persona maschia che utilizza solo ed esclusivamente le vecchie tecnologie, motori a scoppio, ha bisogno di mostrare la sua virilità utilizzando, insomma, oggetti che lo facciano sembrare più virile, no? Perché la motosega silenziosa è silenziosa, quindi non facendo rumore, non puzzando, non avendo necessità di manutenzione meccanica, è un oggetto per l'appunto per fighetti, viene visto un po' così, come la macchina elettrica del resto. Volevo soltanto precisare che nonostante qualcuno possa pensare il contrario, questo non è un canale nato per fare l'antisistema, cioè io non sono qui per farvi vedere come si vive al di fuori del sistema. Lavoro tutti i giorni della settimana e fine settimana vengo qua, lavoro e registro video, quindi si può dire tutto ma non che io non faccia un cazzo, cioè sicuramente mi sbatto tanto e lo faccio sicuramente con molta passione questo. E questo semplicemente per farvi capire che se le vostre aspettative sono di trovare una sorta di messia su questo canale, una sorta di figura di riferimento che possa, diciamo, raccogliere tutte quelle figure di persone che credono al negazionismo climatico, per esempio, al fatto che l'uomo non sia mai andato sulla Luna, al fatto che la Terra sia piatta, al fatto che il clima sia alterato dalle scie chimiche, sappiate che qui non avete una figura di riferimento, questo è poco ma sicuro. Quindi se volete seguire questo canale lo seguirete per altri motivi sicuramente, perché magari vi piace vedere determinate attività che comunque in parte sono tradizionali, in parte sono più innovative, c'è questo mix. Comunque non sicuramente non cercherò di comunicarvi questo, sia chiaro. E quando dico che da diverso tempo non porto su una tanica di benzina, non è soltanto perché voglio fare una sorta di manifesto ideologico o politico, è semplicemente perché è molto più comodo così per me, oltre che essere anche più redditizio, perché molta della strumentazione che c'è qui mi è stata fornita dagli sponsor, quindi le marchette su questo canale si fanno e si continueranno a fare assolutamente. Probabilmente ci saranno periodi in cui se ne faranno meno perché ce ne sarà meno esigenza, ma grazie agli sponsor, che comunque c'è una sorta di finanziamento dell'attrezzatura, di tutte le varie attività che si possono fare qui, che altrimenti magari da solo avrei fatto in modo molto più lento e in modo forse molto più difficoltoso, e forse non l'avrei neanche mai fatta, ecco, per dire. Quindi
Per me avere la possibilità di caricare le mie batterie e utilizzare la corrente al posto della benzina è un grande vantaggio, perché significa che ogni volta non devo portare avanti e indietro taniche e taniche di benzina, spendere soldi per la benzina e per l'olio, e quindi è sicuramente in un contesto di questo genere difficilmente raggiungibile una modalità che mi rende indipendente a livello energetico. Questo è senza dubbio. Comunque lasciatemi dire che mi sento abbastanza democratico, perché alla fine vengo criticato da più o meno tutte le categorie, quindi vengo criticato dagli ambientalisti perché magari taglio le piante, vengo criticato dagli animalisti perché mangio carne e selvaggina e non sono contrario alla caccia, vengo criticato magari anche dagli artigiani perché non lavoro magari in modo maschio e tradizionale, vengo criticato dai puristi perché faccio le marchette sul canale. Insomma, c'è sempre spazio per qualche critica, ma questo fondamentalmente va bene e per certi versi lo reputo anche abbastanza divertente e stimolante. Pensate che noia se fossero tutti d'accordo, cioè sarebbe una sorta di dittatura, no?
Allora, ho installato queste scaffalature che serviranno poi per il semenzaio che proverò ad avviare. Devo dire che nonostante le ridotte dimensioni della serretta, qualcosina sono riuscito a raccogliere. Ho raccolto dei broccoli molto buoni, dei finocchi eccezionali, anche se piccolini, ma devo dire che con un sapore che non aveva nulla a che vedere con quelli che si acquistano, del radicchio, un po' di lattuga invernale, e adesso i broccoli stanno continuando a ricacciare degli altri piccoli broccoletti, e vedo che anche le piante di finocchio stanno ricacciando. Adesso non sono molto informato, so che i broccoli continuano a ricacciare, quindi vabbè, è evidente che poi si potranno mangiare. I finocchi non so se faranno altrettanto, quindi se faranno un secondo raccolto. Radicchio anche questo tagliato, e vedo che sta iniziando a ricacciare. Quindi tutto sommato, nonostante sia una cosa veramente un po' così campata per aria, senza troppe pretese, qualcosina mi ha prodotto.